benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Giorgia, lavoro lastre e fili di metallo da tanti anni. Qui su questo canale troverete tutorial e consigli su questi argomenti. Quello che andiamo a fare oggi è un anello nato un po' per caso, ora vi racconto la sua storia. Una mia amica mi aveva chiesto di realizzarle un anello di quelli molto semplici con la spirale al centro che ti mostro qua da qualche parte. E dal momento che lo voleva esattamente di questo colore mi sono trovata in difficoltà perché mi serviva il filo ricoperto da una patina trasparente che se mi conosci acquisto raramente perché preferisco sempre il metallo nudo. Però di questo genere avevo il filo da 0,9 e da 0,4, così un sabato pomeriggio poco prima di vederla mi sono messa a studiare, a provare e è uscito questo anello che tra l'altro ho pubblicato sulle storie di Instagram. Se non mi segui ti lascio qua il mio nickname e vi è piaciuto tantissimo e molti di voi mi hanno chiesto di realizzare il tutorial ed eccolo qua. Una cosa importante è che in questo caso ho utilizzato del filo di rame nudo, quindi lo andrò a ossidare questo anello e poi andrò a passare degli strati della vernice di cui ti ho già parlato in qualche video fa, che è questa qua, l'ho acquistata su Amazon, ti lascio qua sotto il link affiliato. Io semplicemente la passo con il pennello, lascio che si asciughi in circa un'oretta e poi ripeto i passaggi per 2 o 3 volte. Non amo particolarmente fare gli anelli in rame nudo perché io sono una persona che veramente appena indossa il rame il dito diventa subito nero, quindi devo ripetere questi passaggi diverse volte. Sto testando nuove patine e nuove vernici, quindi se hai qualcosa da consigliarmi scrivilo qua sotto nei commenti perché appunto potrebbe essermi molto utile. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e attiva la campanella per non perderti nuovi video e lascia un mi piace così sulla fiducia per il tutorial che vedrai a breve. Io ti lascio i materiali necessari. Per fare questo anello ci occorre il filo da 0,9 mm e da 0,4, in questo caso come vi ho anticipato sono di rame nudo, delle tronchesi, pinze piane e una lima. Trovi tutti i link qua sotto. Se c'è un link Amazon sappi che è un link affiliato, il che significa che prendo una piccolissima percentuale sul tuo acquisto, ma a te il prezzo non cambia, quindi è un ottimo modo se vuoi sostenere questo canale. Vediamo come procedere. Prendo 3 fili da 0,9 mm lunghi 25 cm ciascuno. Prendo il primo e vado a legarci il filo da 0,4 senza tagliarlo dalla bobina. In questo modo avrò tutto il filo necessario per fare la mia tessitura. Vado a posizionarlo a circa 10 cm dall'inizio, quindi qui. Faccio qualche avvolgimento per fissarlo e adesso vado ad aggiungere il secondo filo. Anzi, aggiungiamo subito il secondo e il terzo. La tessitura che andrò a fare adesso è molto semplice. Vado a far passare il filo tra il secondo e il terzo filo e poi tra il primo e il secondo. E torno all'inizio, quindi facendo passare il filo dietro a tutti e 3 i fili. E ripeto, tra il secondo e il terzo e tra il primo e il secondo. Stringo sempre bene con le pinze. Per fare una buona tessitura ti lascio il video qua nelle schede perché ho parlato di alcuni consigli che ti aiuteranno moltissimo nell'esecuzione di questo tipo di tecnica. Te lo lascio qua nelle schede e sotto nell'info box. Torno indietro e ripeto, tra il secondo e il terzo e tra il primo e il secondo e torno tra il secondo e il terzo e tra il primo e il secondo. Torno e ripeto di nuovo fino a coprire una superficie di circa 11 cm. Bene, ho fatto 11 cm di tessitura.
Adesso questa parte qua la posso tagliare. Adesso vado a prendere il supporto per realizzare il mio anello e vado a dare la forma del gambo. Questa parte qui, con i 10 cm liberi, sarà l'inizio del mio gambo. Questo lo lascio ancora libero perché così se mi serve qualche centimetro di tessitura la posso fare. E adesso in questo punto dove si incrociano i fili vado a piegarli. Piego prima la tessitura verso il basso e poi i 3 fili verso l'alto, cercando di non sovrapporli. Questa è la parte più difficile. Perché ecco, si devono piegare piano piano, altrimenti si sovrappongono. Ora li vado a muovere in modo tale che si rincorrano. Piego i fili insieme e lentamente. Questa parte va fatta con molta calma. Faccio qualche avvolgimento per raggiungere la copertura del gambo. Per chiudere il filo sottile faccio qualche avvolgimento su uno dei 3 fili. Poi lo taglio. Ok. A questo punto vado a fissare questa spirale qua, questa con la tessitura. Piego i fili verso l'interno dell'anello. Adesso, prima di continuare l'avvolgimento, li stringo bene con le pinze piane sul gambo. Adesso questi 3 fili li vado a tagliare qui davanti. Prima di chiuderli bene li vado a limare, sia perché in questo modo non pungono, sia perché esteticamente sono più carini, così che vanno a scendere e non hanno il taglio netto.
Vado a fare la stessa cosa dall'altra parte. Mi raccomando, ogni volta che fai l'anello in tessitura avrai sicuramente diverse estremità da piegare, fai in modo sempre che si pieghino verso l'esterno. Se non hai la lima o comunque non ti senti sicura o sicuro di chiuderlo in questo modo, puoi sempre fare delle piccole spirali. Io spero che questo video ti sia stato utile, spero che ti sia piaciuta questa esecuzione, fammi sapere tramite un commento, lascia un mi piace, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo il prossimo venerdì alle 14 con un nuovo tutorial. Ciao!